Ci ha raggiunto in collegamento telefonico, in collegamento Skype, Roberto Colletto, amministratore delegato di Mirtapulse. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno, ben trovati anche a voi. Mirtapulse è un'azienda che opera nel settore della progettazione e della costruzione delle piscine professionali, ludiche e di design. Come ha impattato la pandemia nel vostro ambito? Quali sono state le difficoltà e soprattutto quali opportunità siete riusciti a cogliere? Allora, direi l'anno scorso, 2020, è stato un anno comunque mediocre, lo definirei, di passaggio, non tutto sommato negativo come avremmo potuto pensare o temere all'inizio dell'anno. Noi chiudiamo circa con un 10% di calo rispetto al 2019, che però è stato il nostro anno record, quindi alla fine neanche troppo male. È il risultato che è una dinamica di due però meccanismi molto diversi. Il mercato delle piscine private in Italia, dove noi operiamo col marchio Piscine Castiglione, è in effetti andato, devo dire, molto meglio delle aspettative, è cresciuto e dà segnali di crescita anche quest'anno, in linea un po' con quello che credo sia un trend, diciamo, degli italiani, della voglia degli italiani di uscire dalle città, di investire sugli spazi privati, e in effetti riguarda un po' tutto il settore dell'outdoor, quindi riguarda proprio la parte anche mobile da giardino, eccetera, mentre invece l'anno scorso hanno sofferto soprattutto per noi grandi eventi sportivi. Noi tradizionalmente facciamo molte piscine per Olimpiadi, campionati del mondo, tutti eventi dove c'è folla, e quindi quelli sono stati spostati. Fortunatamente sono appena stati tutti confermati per il 2021 e quindi ci aspettiamo di poter poi ritornare a normalità appunto già da quest'anno. Restiamo proprio sul 2021, dando uno sguardo all'immediato futuro. Quali sono le opportunità che cominciano già a delinearsi? Allora, ripeto, per quanto riguarda l'Italia è un mercato particolarmente attivo su tutto quello che riguarda le famiglie a casa, ecco, le attività legate alle piscine per casa. Mentre invece per l'estero stiamo vedendo i settori che ripartono a seconda dei paesi, a seconda anche proprio dei diversi settori, vediamo dei ritmi diversi. È ripartito più velocemente il settore tradizionalmente pubblico, oppure come dicevo legato alle competizioni, tarda un po' ancora il settore dell'hospitality, quindi hotel, quello che è legato un po' al turismo, dove chiaramente gli operatori stanno attendendo per un attimo a scommettere. Però onestamente rispetto ad altri settori credo siamo stati anche abbastanza fortunati e tra l'altro per noi è stato un anno di grande sviluppo, di novità anche di prodotto, e in modo non volevamo perdere l'anno ma utilizzarlo poi per ripartire più forte appena ce ne sono le possibilità. A proposito dello sviluppo, il 2020 è stato anche l'anno dell'accelerazione del digitale. In tal senso, come cambia il prodotto? Ottima domanda. Tanto come cambiano i processi, perché noi abbiamo digitalizzato molti processi. Le faccio un esempio: una delle grosse difficoltà quest'anno per noi, noi lavoriamo in 70 paesi, era mandare installatori o progetti in giro per il mondo. Con il digitale siamo riusciti ad attivare processi anche di controllo, di verifica, di gestione, che hanno sicuramente aiutato a colmare. Però anche come prodotti, le dico, i prodotti principali che stiamo lanciando quest'anno sono sia sulla piscina privata, una gestione diciamo digitale, chiamiamola di app dal telefonino, di tutte le funzionalità principali della piscina. Cosa credo molto innovativa e molto anche fortemente richiesta dai clienti, che ormai sono abituati a gestire quasi tutto dal cellulare. E l'altra, anche su piscine pubbliche, sono proprio sistemi digitali. Ne cito due: uno è un sistema di strisce a LED che sul fondo della piscina danno il ritmo di nuoto ai nuotatori, e un'altra sono delle videocamere subacquee che hanno un software che gestisce la sicurezza in acqua, cioè sono dei sistemi anti-annegamento che danno degli allarmi se ci fosse un rischio di annegamento. Quindi il digitale entra sempre di più sia nel prodotto che nei processi. Eh sì, poi se da un lato rende anche più ludico il prodotto, poi anche più sicuro, proprio in riferimento a quest'ultimo fattore degli allarmi anti-annegamento. Grazie mille per l'approfondimento, Roberto Colletto, amministratore delegato di Mirtapulse. Grazie e buon lavoro. Grazie.